cui ho giocato veramente tanto e che ho tenuto anche nella mia cameretta per diverso tempo, anche durante tutta l'adolescenza, ecco, e l'ho utilizzato al posto della sedia o al posto dell'armadio per appoggiarci appunto sopra i vestiti, li mettevo lì. Poi più in là l'ho sostituito con un attaccapanni però così c'ero veramente affezionata. E poi ricordo anche il robot femmina, non Emilio, Martina Cuoricina, si chiamava così se non sbaglio, Martina Cuoricina, perché aveva un grande vassoio a forma di cuore e un cuore anche qua davanti che tu potevi aprire e dentro trovavi gioielli, un pettine e sì, ci giocavo anche con quella, sì, giocavo molto. Domanda numero 3. A cosa giocavi con i compagni? Sicuramente ci si trovava nella piazza del paese per giocare a nascondino, palla avvelenata, a strega mangiacolore. Si facevano le pappine con la terra, con le foglie, con qualsiasi cosa in realtà. E niente, ci si divertiva così, ecco. Con l'altalena, mamma mia, quanti ricordi! Con le altalene. Quindi giochi molto semplici. Domanda numero 4. Cartoni animati a colazione, sì o no? Sì, nel senso che durante la settimana prima della scuola io ricordo che c'era Anna dai capelli rossi e sarà anche un bel cartone, però a me metteva proprio una tristezza infinita e quindi niente, preferivo non guardarlo. Però ricordo anche che un anno c'era Sabrina vita da strega, adoro la svolta, quella mi piaceva molto. E il sabato e la domenica sì, guardavo ovviamente i cartoni. Tra l'altro mi sembra ci fossero anche i Digimon, però sulla Rai, non su Mediaset, e guardavo quelli. Domanda numero 5. Il tuo cartone animato preferito? I Pokémon. Assolutamente i Pokémon, ma anche Sailor Moon, piccoli problemi di cuore, Rossana, poi Dragon Ball, Naruto, tantissimi, tantissimi Digimon, li guardavo tutti, tranne Anna dai capelli rossi e Georgie, si chiamava così, quella bimba con i capelli biondi, con i due fratellastri erano, non mi piaceva. I Pokémon comunque sono il mio cartone animato preferito. Domanda numero 6. Il tuo film Disney preferito? Anche qua ne ho diversi. Io da piccolina guardavo spesso i cartoni, le videocassette della Disney, Cenerentola, Biancaneve, mi piaceva anche Bambi, anche se quello era triste. Tutte in realtà, la Sirenetta non ce l'avevo e l'andavo a guardare costantemente, anche magari rompendole a casa di una mia amica. E, però il mio preferito in assoluto erano gli Aristogatti, cioè anche ora ogni tanto li riguardo e mi
videogioco è stato Pokémon Rubino. Sì, Pokémon Rubino per il Game Boy Advance. Oh, però ecco, non mi ricordo in realtà in che anno è uscito. 2002, ma non vorrei dire una stupidata, quindi ecco, non me lo ricordo. E sì, ho giocato tantissimo al Game Boy, ma veramente tanto. Mi ricordo che diventava continuamente rosso, quindi era scarico, lo dovevo caricare e il tempo in cui caricava e quindi non lo potevo utilizzare durava un'infinità e era continuamente scarico perché ci giocavo proprio per ore e ore. No, veramente, che bello. Mi piaceva molto di più che la PlayStation, che poi ho avuto più in là, però insomma sì, preferivo e preferisco di gran lunga il Game Boy. Um, Domanda numero 9. Con che cosa ascoltavi la musica? L'ascoltavo con, come si chiama, il lettore per le cassette. Insomma, ce l'avevano i miei genitori e mi ricordo che ascoltavo gli 883, specialmente quelli, ecco. Poi ho ricevuto i lettori per CD in regalo e me ne vantavo tantissimo, lo portavo a scuola sull'autobus con le cuffiette, le passavo alle mie amiche per fargli ascoltare la mia musica, cioè la musica che ascoltavo io, era proprio un vanto. Sì, e poi ho ricevuto, anzi no, ha ricevuto mia sorella in regalo il Cantatu che leggeva appunto tutti i CD e a casa utilizzavamo quello e ci facevamo anche delle grandi ballate, dei grandi balletti che poi i miei genitori e i miei parenti dovevano vedere. Ok, domanda numero 10. Collezionavi qualcosa? Certo. um, collezionavo allora, quella che ho pensato subito ve la dico all'ultima perché è proprio ridicola, però vabbè. Collezionavo le carte dei Pokémon, collezionavo le sorprese dentro i Kinder, gli ovetti Kinder e collezionavo le confezioni degli shampoo perché non lo so, ricordo proprio che collezionavo e lo chiedevo anche ai miei parenti di tenermele da parte le confezioni degli shampoo. Boh, non saprei spiegarvela come cosa. Domanda numero 11. Programma televisivo preferito? Sarabanda. Sì, per cena io e i miei genitori guardavamo spessissimo Sarabanda, La vita secondo Jim. Poi vediamo Art Attack, la televisione, Art Attack, il pomeriggio. Quante cose ho provato a rifare e sono venute proprio sono innominabili, non sono proprio venute bene. Quanti disegni, quante opere d'arte, veramente. E poi ricordo il Festival Bar, mi piaceva da impazzire l'estate guardare il Festival Bar. MTV, mamma mia, MTV, ci guardavo sia gli anime, se non sbaglio c'era Nana, Full Metal Panic, Full Metal Alchemist, e poi ci ascoltavo la musica, tutte le classifiche, mamma mia. Top of the Pops, chi si ricorda Top of the Pops? Il sabato pomeriggio, prima di dottrina, stupendo. Domanda numero 12. Cose intese come oggettistica.
sul pane e mamma mia, che gola, che goduria. E altre merendine, non saprei, Bondi, Cerealix, ma pane e Nutella imbattibile. Domanda numero 14. Il tuo ricordo più bello? Ma sono tutti belli, non ce n'è uno in particolare. Potrei dire quando portavo a casa le mie amiche e andavamo, siccome i miei nonni avevano gli animali, sia nonni paterni che materni, e appunto portavo i miei amici nella stalla a guardare le mucche, le galline, i conigli, i gattini. I miei nonni avevano tantissimi gattini e, e si giocava, ecco, nel fieno con tutti gli animali e non lo so, è un bel ricordo questo. Ci si divertiva con poco, ecco, bastava veramente poco. Domanda numero 15. Tagga 3 persone. Io in realtà non so chi taggare al momento e non so chi taggerò, se taggerò qualcuno. Anzi, facciamo così: chi ha voglia di fare questo tag lo faccia, perché non lo so, secondo me è stupendo. Hanno fatto veramente delle bellissime domande che mi hanno fatto provare tante emozioni. È stato proprio un bel tuffo nel passato. Io ho avuto una bellissima infanzia, non posso dire niente, quindi sono veramente felice quando ci ripenso. Io spero che questo video